Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Questo sarà l'episodio 4 di Into the Race. Finalmente sono a Hockenheim per il round 2 del GT Open. È una pista che mi sta veramente a cuore perché ho dei bellissimi ricordi. È stata la mia prima gara in Formula 3 e il mio primo podio in Formula 3 nel 2008, quindi sono carico. E come sempre c'è Elvi qui con me. Ciao a tutti! Come al solito mi trovo con il mio compagno di squadra Naji. Ciao. Ciao. E come tutti i weekend andiamo a fare le prime verifiche sportive. Dovremo presentare sia la mia licenza sia la sua e farci abilitare per la gara di questo weekend. Come sempre sarò a bordo della Lamborghini Huracan GT3 del team Ombra. Come vi dicevo nelle scorse puntate, al Paul Ricard si è molto fortunati perché c'è una struttura pazzesca. La pista non mi piaceva così tanto, Hockenheim mi piace molto di più, ma qui siamo divisi un po' diversamente. Abbiamo qua il box con la macchina, poi con dei pannelli separiamo il box dalla parte degli ingegneri. Come al solito c'è il nostro buon Alberto che non mi guarda, sapete che lui non va molto d'accordo con le telecamere. Come forse già avete visto su Instagram è arrivata finalmente la tuta nuova. Cosa ne dite? Tutto pronto per le prime prove libere, entrerò io, farò circa 30 minuti, quindi casco, tuta nuova, sottotuta e si va. Come vi dicevo, la pista la conoscevo bene, la conosco ancora bene, ma è tanti anni che non ci giro, dal 2008, e non ci ho mai girato in GT, quindi prendiamo i riferimenti e vediamo cosa viene fuori. Non so se sente bene perché c'è un baccano, il buon Dante, ormai lo conoscete, sta scaldando bene la macchina, sta scaldando il cambio, il differenziale, il motore prima delle prove. Diciamo che la taglia va più o meno bene, un po' lunghetta, non l'avevo ancora provata, ma va bene. Primo turno di prove libere andato, non siamo partiti così bene, la macchina era molto instabile a inizio turno, però sono davvero contento perché abbiamo lavorato sulla macchina, abbiamo molta più stabilità sul dietro, infatti Nagy poi è entrato, ha fatto anche lui veramente un buon tempo, con gomma finitissima, perché si parte col pieno e gomme usate, non abbiamo cambiato gomme, siamo arrivati ad avere 230 km di gomma che è tantissimo. Ora andiamo in prove libere 2, ha fatto veramente un gran lavoro, good Nagy, good job. Thank you. How was the car? It was very good. After we changed, like first stint, we were struggling a bit, but second one when we made some changes, a lot better. Come se qualcuno ha capito in inglese, ha detto che dopo la seconda modifica è andata molto meglio, quindi grande lavoro del team e si va avanti così. Diciamo che ci siamo meritati il pranzo, quindi ora andiamo a mangiare al catering qua vicino perché non abbiamo il nostro in questa gara qua e vi faccio vedere un po' magari cosa si mangia noi piloti. Allora, un po' di pasta pomodoro, va sempre bene, carboidrati a go go. Un po' di formaggio sopra e via. Pranzo finito, manca un'ora e mezza alle prove libere 2
mi preparo e questa volta cerco di portarvi con me. Abbiamo lavorato bene, il team ha fatto un grandioso lavoro perché stamattina eravamo messi un po' malino, la macchina aveva tanto sovra e non era quel sovra controllabile. Adesso la macchina si muove, come forse avete visto, ma è quel sovra che riesce a controllare bene anche nel veloce, curve a 200 all'ora, lo riesci a gestire bene. Nel lento si deve lavorare ancora un po', però queste gomme qua si portano direttamente dall'evento prima. Al Paul Ricard abbiamo lavorato, girato con tanto sovra, quindi le gomme saranno molto più consumate sul dietro e la vera risposta arriverà tra poco, che entra Nagy con la gomma nuova nel bronze test perché è libera, e poi domani mattina in qualifica. Comunque una grande sudata, ho fatto un bel po' di giri di fila, sono carico e spero di andare bene in qualifica. Adesso mi ha dato il lavoro da fare, l'ingegnere, devo scrivere curva per curva il feeling che avevo sulla macchina. Quindi entrata, percorrenza e uscita, sia del sotto, del sopra, dell'instabilità e tutti i feedback che sento, quindi se la macchina frena bene, se la macchina si muove in frenata, tipo adesso siamo a curva 1, una curva molto veloce, in ingresso sento, noi usiamo sempre un parametro da 1 a 5, quindi si usa o U come understeer sottosterzo o O come sovrasterzo oversteer. Quindi curva 1 io sento del sovra in ingresso ma leggero, ok? Quindi O2, perfetto, quindi lui sa che O2 non è tanto. La macchina in percorrenza è quasi buona, quindi dico ha un po' di sopra ancora O1 e in uscita è ok. Quindi il riassunto, l'ingegnere potrà vedere che la macchina si muove solo in ingresso, in percorrenza si va ad aggiustare un po' per essere perfetta in uscita di curva. Andiamo curva 2, qua gli dico pure che tende a bloccare anche se ha l'ABS, quindi vuol dire che entra tantissimo l'ABS e tende a bloccare, ANT, ok. Qua è già un po' più problematica, come avrete visto forse dall'onboard, in ingresso è O2, percorrenza O4 e in uscita sempre O4, quindi ha tanto sopra in tutte le fasi della curva. Ho scritto velocemente un paio di note per l'ingegnere, ho detto un po' più o meno tutte le curve, il feeling che ho, adesso glielo vado subito a dare così lavora sia con la telemetria sia con i miei feedback per migliorare la macchina e andare in qualifica e dare il meglio. Adesso vi ricordo che ci sarà Nagy al bronze test. Adesso vi faccio vedere un rapido confronto tra me e Nagy in telemetria. Per chi non avesse visto il video di prima, l'episodio 1 di Into the Race, e per chi non conoscesse la telemetria vi faccio vedere velocemente cos'è la telemetria. Questo è un grafico base per noi piloti che guardiamo velocemente, capiamo un po' proprio i problemi, dove si guadagna e dove si perde a livello di guida. Qua non è tanto setup, l'ingegnere ha un'altra schermata che non posso farvi vedere, se no mi uccide. Allora vediamo, questo qua è il grafico a velocità, più si va su e più
è veloce, grafico dell'acceleratore, vedete full gas, poi si molla, c'è l'autoblip che lo fa automaticamente, grafico della frenata, si frena tanto all'inizio, poi si modula, grafico dello sterzo, si vede qui che si va in su, curva destra, si va in giù, curva a sinistra. Poi grafico delle marce, che vediamo che marce usiamo. Il grafico rosso sono io e il grafico verde è Nagy. Vediamo un po', curva 1 per esempio, si vede che riesco a portare più velocità in mezzo alla curva, punti di corda qua, e riesco a dare il gas molto prima di lui, vedete qua, quindi riesco a guadagnare tempo qua, che è la differenza più grossa che si vede tra me e lui. Curva 2 frenata è buona anche la sua, vedete che bel picco che ha qua, tanta frenata inizialmente, poi va a modulare, quindi questa cosa qua è molto molto buona. Seconda, vedete qua che c'è del sovra, vedete che è del movimento qua, quindi vuol dire che la macchina si muove, ha del sovrasterzo e stare attenti un po' ad andare sul gas. Abbiamo qua il tornantino, frenata più o meno identica tra me e lui, riesco a frenare un pelino più tardi, si pare qualche metro, velocità più o meno identica al centro curva, diamo gas nello stesso momento, anzi qua riesce a dare gas un pelino prima lui che me, quindi forse guadagna qualche centesimo di secondo qua in uscita. Curva dopo, lui frena più tardi, si vede, ma fa rallentare troppo la macchina, vedete qua, che infatti perde percorrenza e perde poi uscita, quindi io freno un po' prima per portare più percorrenza e uscita. Per l'ultima curva qua vediamo che c'ha un vantaggio lui, soprattutto perché qua vedete che io uso una marcia inferiore rispetto a lui, uso la terza e lui usa la quarta, quindi lui porta più velocità di me in mezzo alla curva. In uscita guadagno un po' io rispetto a lui, ma non è abbastanza per riequilibrare tutto lo svantaggio che ho preso, perché la curva dopo è così vicina, quindi qua in questi casi qua è meglio entrare forte e non uscire così forte, perché c'è un rettilineo veramente corto dopo. Penultima curva, due impostazioni molto diverse tra me e lui, io freno di più la macchina rispetto a lui, faccio più una curva V, rallento un po' più qui in percorrenza e riesco a dare il gas prima di lui, quindi sono forse un po' più efficace io. Le ultime due curve molto molto simili, qua frena un po' di più di me, porta più velocità nell'ultima curva, vedete, e dà gas più tardi di me qua, quindi perde velocità il rettilineo. Spero che non vi abbia annoiato troppo, ditemi se vi è piaciuto, che magari farò un video dedicato sulla telemetria per capire dove si può guadagnare e dove si può perdere. Giornata quasi terminata, adesso ci sono 40 minuti dedicati ai bronze come vi dicevo prima, quindi guida solo Nagy. How is the car, Nagy? The car, generally it's okay, feeling better, but a bit understeer. Yeah? Yeah, a bit too much. Better before? The rear is better than before, Okay. but now it's like mid corner, it's a bit too much understeer. Ottima sessione finale di Nagy, ha fatto il primo tempo tra i bronze, quindi bene, ha provato le gomme nuove che non avevamo provate oggi, buon feeling e da adesso in poi si pensa alla qualifica. Domani mattina avrà qualifica 1 lui, poi partirà lui per gara 1 e finirò io gara 1. Invece per domenica farò io qualifica 2 e farò io la partenza della gara. Sono più che soddisfatto e direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qualsiasi cosa, qualche consiglio, cosa vorreste vedere, cosa non vorreste vedere, riempitemi di commenti, non fatevi problemi, ricordatevi di seguirmi a Federico_Leo88 su Instagram, vi lascio anche il link di Elvi su Instagram e ci vediamo al prossimo video, ciao! Yeah.